Un giorno, nell'antica Grecia, sulla riva del mare, si celebrava un matrimonio speciale. La sposa era Teti, una ninfa del mare. Lo sposo era Peleo, un valoroso principe. Il matrimonio durò tutto il giorno e la notte. C'erano muse che cantavano, ninfe che danzavano e tutti gli dei dell'Olimpo erano stati invitati. Sembrava una festa perfetta, ma non tutti erano felici. Una dea non era stata invitata, si chiamava Eris, la dea della discordia. Offesa e furiosa, Eris decise di rovinare tutto. Infatti, nel bel mezzo del banchetto apparve all'improvviso e nelle mani aveva una mela d'oro lucente. Senza dire nulla, la lasciò cadere a terra e sulla mela c'era scritto «Alla più bella». Appena si accorsero della mela d'oro, subito tre dee si fecero avanti. Era Atena e Afrodite. «È mia! No, è mia! Spetta a me!» Tutte volevano la mela. Cominciarono a discutere sempre più forte. Chiesero a Zeus di intervenire, ma lui non volle immischiarsi, non voleva attirarsi la rabbia di nessuna di loro. Allora intervenne Hermes, il messaggero degli dei. «Serve un giudice umano», disse, «qualcuno che non sia un dio». I giorni passavano e Hermes pensava alla persona giusta. Poi ebbe un'idea. Scelse un giovane principe di Troia, Paride. Quando si presentarono davanti a Paride, ognuna cercò di convincerlo con una promessa. Era disse: «Se scegli me, diventerai il re più potente del mondo». Atena disse: «Se scegli me, vincerai ogni battaglia». Afrodite si avvicinò e parlò con dolcezza: «Se scegli me, ti farò sposare la donna più bella della terra». Paride esitò soltanto un attimo. Potere e vittorie erano sì importanti, ma l'amore lo attirava di più. Pensò alla donna più bella del mondo e si lasciò incantare. Porse la mela ad Afrodite. Non sapeva in realtà che quella scelta avrebbe cambiato il destino di molti. Afrodite mantenne la promessa e disse: «La donna si chiama Elena, è la regina di Sparta». Elena, infatti, era famosa in tutta la Grecia per la sua bellezza. Molti principi avevano cercato di sposarla, ma alla fine lei aveva scelto Menelao, il re di Sparta. Quando Paride seppe il suo nome, il suo cuore batté forte. Suo padre Priamo, re di Troia, lo avvertì: «È già sposata, se la porterai via ci sarà una guerra». Ma Paride non ascoltò, era convinto che una dea non potesse sbagliare. Preparò una nave e partì per Sparta insieme al suo amico Enea. Il viaggio fu molto lungo ma tranquillo. Quando arrivarono, Menelao li accolse con gentilezza, offrì loro cibo, vino e ospitalità, si fidava di loro. Poi entrò Elena nella sala. Paride rimase senza parole. Afrodite aveva detto la verità. Elena era splendida. Ma Elena guardava solo suo marito, non mostrava alcun interesse per il principe troiano. I giorni passarono, ma Paride non riusciva a conquistarla. Un giorno Menelao dovette partire per un viaggio. Prima di andare disse: «Mi fido di voi, restate qui come miei ospiti». Era un grande segno di fiducia, ma Paride vide un'occasione. Cercò di avvicinare Elena, ma Elena era chiaramente non interessata. Un giorno apparve Afrodite, che con un soffio magico confuse i pensieri di Elena, facendole vedere soltanto Paride. All'improvviso il cuore della regina cambiò. Tutto le sembrò diverso, guardò Paride come se fosse l'unico uomo al mondo. Quella notte in silenzio Elena lasciò il palazzo. Paride, Enea ed Elena raggiunsero la nave e salparono verso Troia. Il mare era calmo, ma presto si sarebbe alzata una tempesta, perché le promesse degli dei hanno sempre un prezzo.